Christmas tree and the Christmas party hop. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Umi e vi do il benvenuto nella Christmas Playlist. Oggi infatti è la terza giornata della nostra Christmas Playlist e se ti sei perso i primi 2 episodi te li lascio linkati qua. Quante volte vi è capitato di dover prendere una borsa che non ha così tanto spazio e non avere un portafoglio adatto? Proprio per questo ho deciso di fare il tutorial di oggi, ovvero il tutorial di un portacarte all'uncinetto. In particolare è lui, come vedete è composto da 2 tasche e sono molto ampie, nonostante però la sua comodità è molto piccolo e compatto. Le maglie che andremo ad utilizzare per questo progettino sono solo 2, la maglia bassa e la mezza maglia alta. Quindi se non sapete come fare queste maglie, fermate il video e vi lascio il link di Crochet 101 di tutti i punti base che dovete saper fare per fare il 96% dei progetti all'uncinetto. Piccolo reminder, se senti la necessità di dover fermare o rallentare il video, fallo, anche se anche in questo caso sono sicura che non ce ne sarà bisogno. E nulla ragazzi, non vi rubo ulteriore tempo e vi lascio direttamente al tutorial. Ciao! Allora ragazzi, i materiali che ci serviranno saranno il nostro filato in acrilico, a vostra scelta il colore ma anche il materiale, l'importante è sempre adattare la misura del filato all'uncino, degli aghi da lana, un uncinetto, nel mio caso andrò ad utilizzare la misura numero 4, delle forbici e un marcapunti. Allora ragazzi, partiamo subito. Iniziamo facendo il nostro slip knot. Se non sapete come si fa uno dei punti che andremo ad utilizzare per la nostra lavorazione, vi lascio il link al video di come fare tutti i punti base dell'uncinetto. Allora, il nostro progetto inizierà facendo 15 catenelle. Una volta fatta la 15ª faremo una catenella che sarà la nostra catenella di rotazione, ok? E andremo a segnare questa catenella con un marcapunti, così da ricordarci dopo, quando ritorneremo, che non dovremmo lavorare in questa catenella. Una volta che abbiamo messo il nostro marcapunti, giriamo le nostre catenelle. Come potete notare, dietro alle nostre catenelle, girandone, ci sono queste gobbine, ok? Noi andremo a lavorare all'interno di queste gobbine qui, passando col nostro uncino al di sotto della gobbina, come fosse un punto. Partiamo, andiamo a saltare la prima gobbina, perché è quella della nostra catenella di rotazione, e andiamo nella seconda e facciamo un round di maglie basse. Entriamo sotto la gobbina, prendiamo il nostro filo e andiamo a chiudere la nostra maglia bassa, ok? Andiamo nella gobbina successiva, entriamo con l'uncino, prendiamo il filo e chiudiamo la nostra maglia bassa. Facciamolo di nuovo insieme, entriamo nella nostra gobbina, prendiamo il filo e chiudiamo la nostra maglia bassa. Ora continuerò fino ad arrivare all'ultimo punto. Ok, siamo arrivati alla fine e ci manca solo l'ultimo punto e andiamo a fare la nostra ultima maglia bassa. E voilà, a questo punto andremo a fare 2 catenelle, chiudendo così il primo round. Queste 2 catenelle non dobbiamo lavorarle dopo, quindi questa volta cosa andremo a fare? Andremo a mettere il nostro marcapunti sul punto che è sul loop, quindi sull'uncino, questo qui, e questo ci segnerà l'ultimo punto del prossimo round. E adesso comunque vedrete come faremo. Fatte le nostre 2 catenelle di rotazione, andremo a fare delle mezze maglie alte all'interno dei nostri punti. Come faremo? Andiamo a saltare le prime 2 catenelle che abbiamo fatto in precedenza e andremo a lavorare sotto al nostro punto, quindi sotto alle nostre V. Qua sotto e di nuovo qua sotto fino alla fine del round. Per fare la nostra mezza maglia alta andremo a caricare il nostro uncino, entrare nel primo punto disponibile, quindi saltando le catenelle, tirare fuori il filo e chiudere tutte e 3 le nostre asole. Carichiamo il filo, entriamo, tiriamo fuori e chiudiamo tutte e 3 le nostre asole. Facciamolo ancora 2 volte insieme. Carichiamo il nostro filo, entriamo nel prossimo punto, tiriamo fuori il filo e chiudiamo le nostre asole. Carichiamo il filo,
entriamo, prendiamo e chiudiamo le nostre asole. Continuerò così fino alla fine dei punti. Ok, siamo arrivati agli ultimi punti. Come vedete c'è il punto che è segnato con il nostro marcapunti, che non dobbiamo lavorare perché era la nostra catenella di rotazione, ma poi abbiamo anche lui che è l'ultimo punto del nostro round, e questo punto lo dovete sempre lavorare. Quindi entriamo, prendiamo e chiudiamo. Ok? A questo punto prendiamo il nostro marcapunti che può essere spostato, facciamo le nostre 2 catenelle e sul loop che avanza nel nostro uncino andiamo a mettere il nostro marcapunti. Eccoci qua. Ora giriamo il nostro lavoro e andiamo di nuovo a lavorare le nostre mezze maglie alte al di sotto, saltando sempre le prime 2 catenelle che abbiamo detto sono quelle di rotazione e lavorando nel primo punto disponibile la nostra mezza maglia alta. Faremo per tutto il lavoro questo movimento di andata e ritorno, quindi andremo a lavorare delle mezze maglie alte su tutto il nostro lavoro fino a raggiungere l'altezza desiderata. Non ci sono dei numeri precisi dei round, però essendo che è un portacarte, anche in base alle carte che avete, in base alle vostre esigenze, adattate la misura alle vostre necessità. A questo punto io continuo fino alla fine del round, così da farvi vedere nuovamente come spostare il marcapunti. Ok, siamo arrivati quasi alla fine del round e come vedete c'è l'ultimo punto che è segnato con il nostro marcapunti. A differenza di prima, in questo punto dobbiamo lavorare perché era il primo che avevamo segnato prima, appunto. Quindi lavoriamo il nostro ultimo punto, chiudiamo, facciamo le 2 catenelle di rotazione e andiamo ad inserire il nostro marcapunti. Il passaggio dei marcapunti è semplicemente una cosa in più per semplificarvi il lavoro, ma se siete già avanzate e sapete fino a dove arrivare, non c'è bisogno che fate questo passaggio. Ora giriamo il nostro lavoro e come al solito caricheremo il nostro filo e lavoriamo nel primo punto disponibile delle mezze maglie alte. A questo punto non mi resta che continuare per tutti i round necessari e dopo vi aggiornerò sulla lunghezza e le dimensioni di cui l'ho fatto. Ok ragazzi, allora questa è per ora il risultato finale che ho in mano e come vedete ci sono 16 coste, che secondo me è una buona misura. Per contare le coste basta vedere appunto queste righettine che si vengono a creare, ok? Contiamo 1, 2, 3, 4, 5 fino ad arrivare alla 16ª costa, che è questa qui. Abbiamo una dimensione di circa 30 cm, ok? Con la prima maglia bassa e tutte le altre mezze maglie alte che abbiamo fatto, e la larghezza è di circa 10 cm. A questo punto andiamo a finire il nostro lavoro e cosa facciamo? Facciamo una catenella, una sola, e giriamo il nostro lavoro e nel nostro ultimo giro andremo a fare solo maglie basse, proprio per fare come avevamo fatto all'inizio, che avevamo iniziato con un giro di maglie basse. Quindi andremo ad inserire il nostro uncino al di sotto della nostra V, prendiamo e chiudiamo. Prima maglia bassa fatta, seconda maglia bassa, andiamo a fare un'altra insieme, entriamo, prendiamo il filo e chiudiamo le nostre asole e facciamone ancora una insieme e chiudiamo le nostre asole. Ora continuiamo fino in fondo e ci vediamo tra pochino. Ok, facciamo la nostra ultima maglia bassa, facciamo una catenella e andiamo a tagliare il nostro filo. Andiamo a lasciare un bel po' di filo perché ci servirà per cucire, ok? Andiamo a lasciare circa 40 cm e tagliamo il nostro filo. A questo punto sfiliamo e andiamo così a stringere la nostra catenella, chiudendo così il nostro lavoro. Quello che andremo a fare adesso sarà ripiegare il nostro lavoro così da formare 2 tasche della stessa misura, della stessa grandezza. Come facciamo? Contiamo 1, 2, 3, 4 coste, alla quarta costa pieghiamo da questo lato e facciamo la stessa cosa dall'altro lato, 1, 2, 3 e 4, e alla quarta costa pieghiamo. Come vedete le 2 tasche sono della stessa identica misura. Ora prendiamo i nostri marcapunti e andiamo a fermare
il nostro lavoro agli spigoli. Ok, una volta segnati i punti dove andremo a cucire, prendiamo il nostro filo e prendiamo il nostro ago da lana e andiamo a cucire i nostri lati. Come cuciremo i nostri lati? Ora vi faccio vedere. Allora iniziamo. Vado a rimuovere come prima cosa il marcapunti perché almeno ci torna più comodo e andiamo ad inserire il nostro ago all'interno della prima gobbetta che troviamo. Ok, quindi qua dentro, e andiamo così poi ad entrare anche nella maglia laterale del nostro progetto e andiamo a tirare il nostro filo. Ok, a questo punto andiamo in quella dopo, entriamo sotto e entriamo di nuovo di lato. Lo facciamo di nuovo insieme, quindi di sotto e di lato. Andremo a continuare così per tutto questo bordo fino alla fine, quindi fino ad arrivare allo spigolo. Una volta fatto l'ultimo punto, per evitare di tagliare e reinserire l'ago, andremo a farlo passare qua sotto, ok? Di modo che almeno ci spunterà da questo lato. E come facciamo? Con il nostro ago andiamo al di sotto delle nostre mezze maglie, ok? Di modo che non si veda in questa maniera. Io vi consiglio di farne un po' alla volta, così almeno che il filo non vi si annodi, e di tenere sempre l'indice sul lavoro di modo che non si arricci, ok? Continuiamo fino ad arrivare qua sotto. Ok, come vedete siamo arrivati all'altro spigolo e iniziamo anche in questo caso a cucire dall'angolo. Ora continuerò su tutto questo perimetro e ci vediamo a questo spigolo. Ok, una volta cucito anche questo angolo, andiamo a passare il nostro filo, come abbiamo fatto in precedenza, nascondendolo di modo che arrivi dall'altro lato e semplicemente facciamo una sorta di zig zag fino ad arrivare al punto desiderato. Ok ragazzi, come vedete il risultato è molto semplice e i passaggi altrettanto. Cosa andremo a fare adesso? Andremo a cucire tutto questo lato, faremo passare il filo da questo lato per finire di cucire questo e ci vediamo alla fine del progetto. Ok, una volta arrivati qui andiamo a fare il nostro ultimo punto col l'ago e tiriamo bene. Vedrete che finiremo dove c'è anche la codina, quindi una volta sfilato l'ago e una volta tagliato il nostro filo andremo a fare un nodino. Una volta fatto questo vedrete che il nostro portacarte è pressoché pronto. Ora cosa dobbiamo andare a fare? Andiamo a nascondere i nostri fili e dopodiché andiamo ad aggiungere la nostra targhetta qua sopra. Ed ecco qua il nostro risultato finale. Come vedete il nostro portacarte è pronto ed è perfetto sia per quanto riguarda la misura sia per quanto riguarda la morbidezza. La dimensione è questa qui, con 2 tasche, lunghezza circa 6,5 cm, 7 e larghezza siamo su circa 10 cm. Ok? E questo è uno dei risultati della nostra Christmas playlist. Vi lascio alla Umi del futuro e ciao! Ok ragazzi, bentornati, spero che il tutorial sia stato semplice e facile da seguire e come avete notato è un progetto davvero tanto veloce ma anche tanto efficace. 1 perché fa dei pensierini molto belli da regalare, 2 perché è super iper mega comodo. Io personalmente lo uso un sacco questo portacarte perché spesso e volentieri ho delle borse piccole e mi devo portare giusto lo stretto necessario come qualche contante, i documenti e eventualmente la patente. E vi assicuro che qua dentro ci sta tutto quello che vi serve. Quindi sì, questo portacarte potrebbe essere veramente un regalo spettacolare da fare a amici e parenti. Come avete potuto notare, i progettini si stanno complicando un pochino di più. Questo perché voglio che alla fine della nostra serie voi facciate un passo da principianti a livello avanzato. E nulla ragazzi, so che il video è già abbastanza lunghino, quindi non mi resta che salutarvi e ricordarvi di seguirmi sui miei social, su Instagram se volete venire un pochino di più nella mia quotidianità e su TikTok se invece volete farmi compagnia mentre faccio le live e preparo anche i vostri ordini. Ricordati di iscriverti e di attivare la campanella e se hai dubbi e domande puoi tranquillamente lasciarle qua nei commenti. Se sei arrivato fino a qua, intanto super iper mega grazie e commenta con questa emoji. E come al solito ragazzi vi do un super bacione e ci vediamo domani.